Buongiorno agli amici di Italia Squisita. Sono Gianfranco Pascucci del ristorante Pascucci al Porticciolo a Fiumicino. Qui nel nostro ristorante realizziamo una cucina di mare e oggi interpretiamo un risotto all'astice, o meglio, un risotto all'astice blu. L'astice blu è uno dei re dei mari, è un crostaceo straordinario che si trova anche nel Mediterraneo. Ha delle carni dolci, saporite. Ogni singola parte dell'astice ha una sua struttura, un suo sapore, una sua texture. E quello che facciamo qui al Porticciolo è quello di trasferire un'astice intera all'interno del riso, quindi lasciare ogni sfumatura propria del crostaceo. Andremo a realizzare diverse preparazioni. E quindi cominciamo a dividere la parte della testa dalla coda dell'astice, dove abbiamo la polpa, la carne dell'astice. La stacchiamo, dividiamo i gomiti dell'astice e li riserviamo vicino alle chele. Ci serviranno alla fine della cottura del riso. Incidiamo la testa dell'astice partendo con la punta del coltello da questo punto, andando prima dalla parte superiore, poi dividendo in due l'astice. Facciamo attenzione a togliere la sacca dello stomaco dell'astice. Adesso, come prima cosa, appena aperta l'astice, andiamo a riservare il corallo. Andiamo a togliere la parte della testa, riserviamo i carapaci per il nostro brodo di astice. È meraviglioso. La parte della testa la useremo per fare il nostro sugo di astice. Stecchiamo l'astice che poi verrà cotta leggermente in acqua bollente in maniera tale che poi possiamo avere un taglio ben preciso della carne. Ogni prodotto del mare è un bene prezioso e tutto è utile. Come in questo caso riserviamo anche il liquido che era all'interno della testa dell'astice, che è veramente saporitissimo. Realizzeremo con il corallo dell'astice un burro di astice. Giuseppe adesso sta setacciando il corallo. Questa è un'operazione utile per poter permettere poi al burro di amalgamare il corallo dell'astice in maniera agevole, perché quando andremo a mantecare il risotto non sarà solo un gran buon burro, ma ci sarà proprio all'interno il sapore del corallo, che di suo ha un sapore totalmente diverso dal corpo dell'astice. Il burro assume un colore verde bellissimo, veramente sembrano delle alghe. Questo è il risultato finale. Il burro quindi viene freddato, tagliato a cubetti per poter avere una porzionatura più adeguata. Olio all'astice. Processo semplice, basterà mettere in fusione i gomiti dell'astice con un buon olio extravergine di oliva e lasciarli in infusione a circa 70 gradi per un'ora. Il brodo di astice. La base è un olio extravergine d'oliva. Andremo ad aggiungere all'olio d'oliva i carapaci dell'astice e li lasciamo rosticciare leggermente. Questa è un'operazione molto importante perché proprio la temperatura calda con l'olio ci dà la possibilità di esaltare proprio i profumi e il sapore dell'astice. Si concentra e ha questo suo gusto particolare che poi ci piace sentire nel risotto, diciamo un rumore di fondo, ecco, come sapore. Dopo una accurata rosolatura, i vegetali, in questo caso le carote, un poco di finocchio, il sedano, il porro. A questo punto della cottura li lasciamo sudare, che appena le verdure diventano traslucide possiamo sfumare con del buon vino bianco e un poco di cognac. In questa fase di preparazione noi aggiungiamo liquidi e poi li lasciamo asciugare e andiamo ad inserire un mezzo cucchiaio di concentrato di pomodoro. In questo caso andiamo a rosticciare il pomodoro. Una concentrazione importante, un gusto che comincia a essere quello definitivo, questo profumo proprio di brodo di astice e anche di brodo di astice blu, perché è leggermente, come dicevo prima, diverso anche dall'astice che abbiamo in commercio, tipo l'astice americano o l'astice canadese. Fatto questo, siamo pronti, torna tutto all'olio e quindi possiamo aggiungere del buon brodo. Questo è un brodo che facciamo noi di pesce e di alghe. Ci piace molto inserire le alghe, ma non solo la kombu, ma anche l'alga mastrocarpus, che è un'alga rossa, l'alga dulce.
Aggiungiamo del ghiaccio, facciamo abbassare la temperatura che permetterà un'estrazione ancora più importante di profumi. Mi piace moltissimo il timo, lo lasciamo così a fiamma bassissima per 40 minuti. In attesa della cottura del brodo dell'astice, ci tenevo a ricordarvi che molte delle mie ricette sono presenti all'interno dei libri di Italia Squisita, come in questo caso Riso all'italiana. Ci sono le ricette, lo sviluppo della ricetta e tante idee mie e di molti altri miei colleghi, che raccontano in maniera semplice l'evoluzione di una cucina contemporanea. Ritorniamo con le preparazioni. A questo punto, dopo il brodo di astice, Diego, nostro braccio destro di cucina ai primi piatti, ci prepara un sugo di astice. Una cocotte di ghisa, olio extravergine d'oliva, un soffritto leggero di scalogno, aglio italiano, rosmarino e timo. Andiamo a inserire la testa dell'astice. Lo deve crogiolare leggermente. Questa è un'operazione importante perché estrae tanto profumo e tanto sapore. Vino bianco e la parte aromatica viene data dalla scorza dell'arancia e del pepe appena schiacciato al mortaio. Ecco il profumo di astice cucinato rispetto al brodo di astice. Già con lo stesso crostaceo abbiamo già due risultati diversi. Passati 10 minuti inseriamo della passata di pomodoro. Lasciamo cuocere leggermente. Il liquido di cottura è sempre una base che usiamo un po' dappertutto. Alziamo la fiamma, togliamo il rosmarino, potrebbe dare una componente troppo amara alla fine, e portiamo a cottura a fiamma vivace in 20 minuti. E adesso la struttura della carne dell'astice, le chele e il corpo dell'astice. In acqua leggermente salata, nella quale aggiungiamo un poco di aceto e un profumo di ginepro e pepe. Cucineremo le chele degli astici per 5 minuti, il corpo dell'astice per 3 minuti. Subito fermiamo la cottura in acqua e ghiaccio salata. L'acqua salata è molto importante per i nostri prodotti di mare. Il pesce vive, i crostacei vivono in acqua salata, 30 grammi litro di solito, e conservare questa traccia di sale per il sapore è necessario. Stessa cosa con le chele, fermiamo subito la cottura. Aspettiamo che si freddi bene la carne dell'astice per consentirne un'estrazione dal carapace più veloce e più facile. Teniamo sempre il liquido. Faccio vedere come facciamo noi. Spacchiamo con un colpo netto il carapace e poi lo andiamo ad estrarre. La cottura di 3 minuti ci permette di togliere in maniera abbastanza agevole dal carapace la carne dell'astice. La chela dell'astice la apriamo leggermente. Togliamo la cartilagine che è presente, soprattutto nella chela grande, e la tagliamo in questo modo e la aggiungeremo all'ultimo nel riso, poco prima della mantecatura del riso. E con il corpo dell'astice lo lacchiamo leggermente con questi pomodori. Sono dei pomodori fermentati al 3% di sale con un'infusione di alghe, ma potremo anche non farlo, basterà anche del semplice olio. Dopo un'ora di infusione sui 70 gradi abbiamo questo olio extravergine d'oliva aromatizzato all'astice che ha un suo profumo e un suo gusto particolare. Il brodo di astice è stato lasciato decantare, filtrato, e il sugo, quindi il sapore classico dell'astice, viene ricreato da questo sugo di astice che è stato a sua volta prima frullato e poi setacciato e ha questa struttura. Il riso Carnaroli classico, riserva San Massimo, è un riso che a noi dà tanta costanza e fiducia. È un riso con un grande rilascio di amido, è un riso che ci permette una cottura omogenea.
Tostiamo a secco per un paio di minuti. Iniziamo la cottura del riso con il brodo di astice. È una cottura dove il liquido sovrasta sempre leggermente il ficco del riso, abbastanza vivace. Lo portiamo a cottura in 11 minuti. Nei primi 7 minuti aggiungeremo, ogni volta che è necessario, il brodo dell'astice. Sono passati 7 minuti, a questo punto il riso si sta idratando bene, possiamo inserire il sugo dell'astice che ha una densità diversa. I chicchi stanno cuocendo bene, sono distanziati uno dall'altro, vengono girati costantemente per consentire una cottura più omogenea possibile. Non ho aggiunto sale. Un astice blu di ottima qualità, fresco, ha già all'interno una buona dose di sale. Ci siamo? Il riso si è cotto bene, il brodo di astice e il sugo di astice si sono asciugati. Lo lascio riposare per 2 minuti e passiamo alla fase finale della mantecatura del riso. Cuociamo l'astice al barbecue. Possiamo laccare leggermente l'astice, in questo caso abbiamo fatto con questo ristretto di pomodori fermentati. L'astice di suo è già cotto, ho bisogno solo di quel leggero punto di fumo, di brace. Torniamo sul riso, aggiungiamo un filo di olio di gomiti di astice, le chele degli astici. Aggiungiamo il burro che abbiamo fatto con il corallo dell'astice. In questo caso la mantecatura è veramente leggera, quindi una base di burro, un filo di olio, andiamo a dare una cremosità che già sua. Giuseppe taglia l'astice che è stato scottato leggermente barbecue, ne farà delle scaloppe. Ha un bel colore che ricorda l'astice. L'astice sarà tiepido, quindi il barbecue non porterà un'ulteriore cottura dell'astice, ma ne esalterà solo i profumi e questa nota leggera di brace. Con tutte queste erbe, timo, dragoncello, un poco di mentuccia, della salvia e del basilico e il prezzemolo che mi dà questa tonalità estremamente verde, le ho frullate tutte insieme e serviranno come tono aromatico per il risotto. Questo ci darà la possibilità di fare in modo che ogni boccone sia anche fresco, che aiuta poi nella degustazione del piatto. E questo è il nostro risotto all'astice blu. Il nostro riso presenta veramente tanti passaggi, ci sono tante lavorazioni e anche se magari i processi sono lunghi, potete trarne vantaggio anche provandone uno di questi. Grazie, fatemi sapere, vi aspetto.